Ciao a tutti e benvenuti su Minty Taro. Oggi vediamo i tarocchi di Marsiglia. Per questo prendo come riferimento una versione restaurata dei tarocchi di Marsiglia del dottor Yoav Ben Dov, che è israeliano, per cui spero di pronunciare bene il nome, e che sono stati pubblicati la prima volta nel 2010 e questa invece è la versione del 2017 pubblicata da US Games. Per chi non mi conoscesse, sono Ales di Mentitaro, sono una tarologa ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, ovvero aiuto le persone interessate a sviluppare e a padroneggiare i propri doni intuitivi. E quindi in questo canale troverete vari suggerimenti ed esercizi per migliorare la vostra intuizione, per aprire i vostri canali e per rafforzarli e anche per leggere i tarocchi, che considero uno strumento estremamente efficace appunto per aprire i propri canali intuitivi. Come ho detto, oggi mi focalizzerò su questa particolare versione dei tarocchi di Marsiglia. In inglese si chiamano CBD Tarot, è un acronimo che deriva dal nome del tarocco di Marsiglia che è stato restaurato e dall'autore del restauro, cioè quindi sarebbe l'acronimo per Conver Ben Dov Taro, però appunto si possono chiamare CBD tarocchi. Dunque, perché c'è questa versione sul mercato? Perché il dottor Yoav Ben Dov ha restaurato i tarocchi di Marsiglia? Beh, innanzitutto perché quando i tarocchi di Marsiglia divennero popolari, c'erano varie case editrici nella zona di Marsiglia che producevano la loro versione di tarocchi, leggermente diversa dalle altre. Per cui quando poi nel XIX, soprattutto nel XX secolo, gli esoteristi cominciarono a interessarsi di nuovo ai tarocchi, soprattutto il grande pubblico, ci si pose la domanda su quale versione scegliere e in generale la risposta fu quella di prendere la versione di Nicolas Conver, soprattutto quella che fu pubblicata, diciamo, la prima volta nel 1760, perché era quella che, diciamo, era più popolare appunto nel XVIII secolo, che è stata, diciamo, stampata più volte, quindi era in un certo senso diventata la versione standard, anche se continuavano a essere pubblicate altre versioni sempre nella zona di Marsiglia da altre case editrici. Comunque si prese come modello, diciamo, l'edizione della casa editrice Nicolas Conver e soprattutto diciamo, la versione stampata del 1760. Restaurarla perché? Perché i colori erano spariti, cioè la versione originale si trova nei vari musei e si vede che i disegni non sono chiari, che i colori sono appunto spariti e quindi se bisognava fare appunto un lavoro di reinterpretazione del mazzo originale per cercare di cogliere al meglio appunto il disegno e i colori originali se si voleva ripubblicare appunto il mazzo di Nicolas Conver. Secondo questo autore, Yoav Ben Dov, ci sono ovviamente stati prima di lui altri tentativi di restaurare la versione Nicolas Conver, però secondo lui non sono stati veramente fedeli all'idea, al disegno originale dell'edizione di Nicolas Conver, perché appunto
hanno fatto delle aggiunte e hanno cambiato leggermente i disegni secondo una interpretazione esoterica appunto di coloro che l'hanno restaurata. Parla in particolare di quelle più famose. C'è infatti la versione restaurata di Paul Marteau, pubblicata per la prima volta nel 1930, e la versione di Jodorowsky Camoin degli anni 90 del XX secolo. Secondo Yoav Ben Dov, queste due versioni che si possono trovare attualmente sul mercato in realtà non sono proprio fedeli ai disegni originali dell'edizione del 1760 di Nicolas Conver, perché partendo da un punto di vista esoterico hanno voluto diciamo aggiungere dei dettagli ai disegni originali in base alla loro interpretazione esoterica dei tarocchi. Ehm, Tra l'altro, Yoav Ben Dov è stato uno studente di Jodorowsky, ha studiato tarocchi con lui per parecchi anni, quindi si conoscono molto bene, quindi probabilmente c'è anche stima reciproca. Ciononostante lui ha avuto l'esigenza di pubblicare la versione che secondo lui è veramente fedele ai disegni e ai colori originali dei tarocchi di Nicolas Conver del 1760. Tra l'altro in un prossimo video, siccome io ho anche la versione Jodorowsky, penso che comparirò le due versioni, così potrete vedere effettivamente che ci sono delle differenze nei disegni. Comunque oggi carta per carta vedremo questa versione. Viene in una scatolina molto semplice. Questa è la versione inglese, non so se trovate una versione anche italiana. Qui c'è tra l'altro il titolo in ebraico. Appunto l'autore è Yoav Ben Dov, i disegni sono cioè è stato aiutato nella riproduzione del mazzo originale da un grafico, Nir Matarasso, un disegnatore grafico, mettiamola così. E viene accompagnata questa versione da un libricino veramente ben fatto, anche se piccolo. Però è abbastanza fatto bene perché c'è una introduzione dove spiega appunto il perché, per come è stato riprodotto questo mazzo. Tra l'altro Yoav Ben Dov purtroppo è morto qualche anno fa e quindi è la famiglia che continua a pubblicare il mazzo, cioè nel senso è seguita la pubblicazione da parte dei membri della sua famiglia e quindi abbiamo in questo libricino spiegazioni su come fare per una volta comprato il mazzo, come purificarlo, cioè cosa bisogna fare per aprire appunto il mazzo, poi spiega un attimo la storia dei tarocchi di Marsiglia, la storia che ha portato a questo restauro dei tarocchi di Marsiglia, la struttura del mazzo di tarocchi, come riconoscere le varie carte, come mischiarle, come leggerle, cioè un metodo di lettura e poi tutti i vari significati delle carte al dritto e al rovescio per ognuna delle 78 carte. Quindi anche se è piccolo potete trovare tutto, è 55 pagine. Poi c'è tra l'altro una carta in bianco che è stata aggiunta
per utilizzarla come il rappresentante di un desiderio, della questione su cui si vuole leggere, o per significare tipo se appare nella lettura come che ogni cosa è possibile, cioè come la carta bianca, come un assegno in bianco, diciamo. Ed è questa qui, questa carta tutta bianca. Quindi se appare nella lettura può essere, può significare che il destino è aperto, che il futuro è aperto, che tutto è possibile. Oppure si può utilizzare per metterla da parte, a focalizzare la concentrazione sull'oggetto di studio, diciamo, durante la lettura. Oltre alle carte, quindi c'è questa carta bianca e poi c'è questa qui dove si parla del mazzo, una specie di descrizione concisa del mazzo. Questo è il dietro delle carte, hanno una diciamo lunghezza standard, io ho le mani piccole quindi direi tipo 10 cm lunghi, una cosa del genere, e la qualità è molto buona, io in generale apprezzo le carte pubblicate da US Games perché sono buone, sono resistenti, sono ben plastificate, quindi non c'è problema. E adesso vediamo insieme carta per carta il mazzo. Dunque iniziamo con gli arcani minori, i denari. Vedete, questo è l'asso. I tarocchi di Marsiglia, per chi non lo sappia, sono caratterizzati dal fatto che gli arcani minori hanno solo i simboli del seme posizionati in maniera diversa, però insomma non ci sono scene come nel Rider-Waite-Smith, e possiamo vedere che non ci sono neanche numeri, quindi bisogna contare i simboli. In questo caso è il 2, questo è c'è scritto Convert 1760 e poi Band of 2010, quando è stato per la prima volta pubblicato il mazzo. E questo è proprio il disegno originale, perché io almeno ho la versione, avevo il primo mazzo che ho comprato era la versione di Tarocchi Marsiglia di Paul Marteau, e su tutti c'è questo tipo segno di infinito, diciamo il numero 2 dei pentacoli, dei denari. Poi questo è il numero 3, 4. Vedete, i colori sono molto vivi, predomina appunto il giallo, il rosso, il nero e il celeste. Quindi dovete fare un po' l'occhio perché appunto bisogna contare il numero di simboli, in questo caso per esempio sono 8. In realtà non è facile capire se sono al diritto al rovescio, almeno nel caso dei pentacoli, però qui c'è un piccolo numero, cioè c'è scritto US Games 2017, quindi da lì capite dov'è la base della carta, qualora voleste leggerle in maniera insomma anche rovesciata, potete capire appunto se sono rovesciato e al diritto. E questo è il paggio di denari, questo è il cavaliere con un bel cavallo azzurro, cioè celeste, questa è la regina. Vedete che la base ha proprio la scritta originaria che è in francese antico, cioè antico nel senso del 1600-1700, e questo è il re di denari. Adesso passiamo ai bastoni, questo è l'asso,
questo è il 2, qui negli altri semi minori, degli arcani minori, vedete che ci sono effettivamente i numeri romani, il numero della carta, e vedete che i bastoni sono riconoscibili perché sono dritti. Sono due linee rette, mettiamola così, che si incrociano in vari modi. Questo è il 3, il 4, 5. Effettivamente anche nei casi degli altri arcani minori è difficile capire se sono al diritto o rovescio, appunto perché i numeri sono al lato, però anche qui, se volete, avete questa piccola scritta US Game 2017 alla base della carta. Questo è il 9 e questo è il 10 di bastoni. Vedete, ci sono anche dei motivi floreali, molto belli i tarocchi di Marsiglia in generale. Questo è è il paggio, che insomma sarebbe valletto. Questo è il cavaliere, questa è la regina e questo è il re. Poi abbiamo le coppe, questo è l'asso, bellissimo, l'asso di coppe. Questo è il 2 e qui si capisce perché le coppe, diciamo, hanno una direzione naturale verso l'alto, quindi si capisce che in questo caso è diritta. Poi abbiamo il 3, 4, 5, 6, 7, l'8, 9 e 10. Questo è il balletto di coppe. Il cavaliere. La regina di coppe e il re. Io devo dire che i tarocchi di Marsiglia hanno comunque un fascino che secondo me pochi altri mazzi di tarocchi hanno. Queste linee che si intersecano, che derivano dalla stampa, perché praticamente la matrice era in legno intagliato e quindi per fare l'ombra praticamente incidevano il legno, no? In modo da creare queste linee tratteggiate. Sono molto vivaci come disegni, sono molto insomma, estremamente vivi, ecco, mettiamola così. Questo è l'asso di spade. Questo è il 2, vedete che le spade si differenziano dai bastoni perché sono curvate, un po' come delle scimitarre. Questo perché probabilmente gli arcani minori derivano da delle carte che arrivarono in Europa dai paesi arabi e che avevano appunto i giocatori di polo, cioè i bastoni da polo per i bastoni e le scimitarre per le spade. Quindi è stato ripreso un po' il tipo di curvatura. Questo è il 3 di spade, questo è il 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Il fatto che ci siano dei simboli negli arcani minori può scoraggiare un po' chi non è pratico di tarocchi. Io ho fatto un video appunto su come interpretare gli arcani minori, semplicemente in base ai numeri e ai semi. Posterò un altro link qui in alto che può aiutarvi appunto a decifrare e a interpretare gli arcani minori dei mazzi, come il mazzo dei tarocchi di Marzia, che non ha disegni, scene, diciamo. Questo è il paggio di spade, questo è il cavaliere di spade, la regina, e questo è il re. E adesso abbiamo gli arcani maggiori, bellissimi secondo me, e abbiamo il matto che nei tarocchi di Marzia non ha numero, quindi può in realtà essere sia all'inizio che alla fine degli arcani maggiori, volendo anche in mezzo, non avendo numero. Fa un po' da joker, diciamo. Questo è il bagatto o mago. Questa è la papessa. Questa è l'imperatrice con i simboli imperiali. Questo è l'imperatore. Papa. Vedete che i colori sono abbastanza basici e molto saturi, perché fondamentalmente erano dei mazzi che venivano utilizzati per gioco, quindi nel senso, come le carte da gioco francesi o italiane regionali adesso, quindi per abbassare i costi di produzione e di stampa, ovviamente non è che c'erano grosse sfumature o variazioni di colori, si utilizzavano quelli più basici. Questo viene chiamato l'innamorato, questo è il carro, questa è la giustizia. Sono però estremamente eremita, sono estremamente potenti come immagini, secondo me, comunicano molto. Questa è la ruota della fortuna, la forza. Rispetto a Rider-Waite-Smith, la forza ha il numero 11, mentre la giustizia abbiamo visto al numero 8, mentre in realtà nel Rider-Waite-Smith è il contrario, la forza ha il numero 8 e la giustizia al numero 11. Poi abbiamo l'appeso, la morte, che qui nella versione dei tarocchi di Marzia, presumo per una questione di, come dire, non superstiziosa, non hanno aggiunto il nome, quindi si chiama anche arcano senza nome. Questa è temperanza, diavolo, la torre, le stelle, la luna, sole, giudizio e il mondo, che è l'ultima carta degli arcani maggiori. Bene, questi appunto sono le carte
del mazzo, io ve lo consiglio caldamente. Poi appunto, come ho detto, farò un video successivo dove comparerò questa versione con quella di Jodorowsky, una per uno, carta per carta, in modo che vi fate un'idea su quella che è più in linea con voi. Se avete domande, se avete già questa versione, scrivetelo nei commenti, sono curiosa di sapere come vi ci trovate. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!